Ciao Giancarlo! Avevo letto La rivoluzione del filo di paglia, che io chiamerei del filo di fieno. Una rivoluzione elementare. E da qui esce solo quello che si mangia. Solo quello che si mangia, certo. Lo avete riconosciuto? Lui è Giancarlo Cappello, siamo andati a trovarlo direttamente nel suo orto che si trova nelle colline piacentine. È stato un bellissimo incontro, c'è stato uno scambio profondo e credo di aver imparato tante cose da Giancarlo. Adesso ho tanta voglia anche di sperimentare il suo metodo. I nostri amici che ci seguono me l'hanno detto un sacco di volte, ma conosci questo metodo? Dico no, devo approfondire e forse il modo migliore è stato questo, venire a conoscerti. Mi porti a fare un giro nell'orto? Ti porto a fare un giro nell'orto, venite tutti con noi. Diventa intensivo perché io aumento sempre i sesti d'impianto e sono arrivato a saturazione, nei decenni sono arrivato a saturazione. All'inizio anch'io facevo più spazio. Ora è tutto a occhiometro. Credo che il dubbio che molti si pongono all'inizio sia se convenga usare un tipo di pacciamatura piuttosto che un altro. Premetto che qui non ho mai lavorato la terra. Il metodo si basa su un'altissima pacciamatura, almeno 20 ma anche 30 cm di spessore, fatta con il fieno, non con la paglia ma con il fieno per avere maggiore biodiversità. Non si lavora la terra e non si tolgono le erbe spontanee. L'unica lavorazione è la pacciamatura, l'unica cosa che fai per la terra è pacciamare. Non c'è nient'altro, proprio sul prato direttamente. Quando l'erba è molto alta, prima di cominciare, magari aspetto che secchi e poi o la piego, se è docile, oppure la taglio, anche proprio nel luogo dell'orto. Guarda Francesca, ti vuoi fare una foto con una super rapa? Sì. Anche nell'orto, nell'area destinata alla coltivazione, piego l'erba se proprio non è possibile, perché c'è dell'artemisia, perché c'è del cardo, perché ci sono dei rovi e delle piante che non riesco a piegare, allora la taglio. Quando è secca, quando ha già fatto i semi, in modo che si possa comunque riprodurre, taglio e lascio sul posto. Dopodiché faccio la pacciamatura usando materiale erbaceo, erba di prato perenne, quindi non foraggio, non, che posso dire, erba medica, non paglia. Qui possiamo vedere un esempio proprio di quello che ci siamo detti adesso. Ad esempio questa qui è una paglia che mi hanno regalato. Vedi, cioè la paglia è fatta così, è monoculturale, quindi ogni filo assomiglia all'altro, non c'è molta varietà. Allora l'ho usata, l'ho messa qui dove si entra nell'orto, l'ho messa un pochino, vialetti ce ne sono pochi perché come vedi cioè, è talmente fitta la piantagione che non lascio spazio, cammino proprio ovunque, non seguo questa cosa di non calpestare il terreno, io cammino dappertutto, vado in mezzo alle piante con i piedi, facendo attenzione come sulle uova, ecco, cammino così e quindi vabbè, in quei pochi vialetti che ci sono ci ho messo questa paglia che si trita, si mescola col fieno che c'è sotto, quindi insomma l'ho usata, però ci dà l'occasione per vederla, no? Esatto. Mentre invece il fieno, cioè guarda, non ci sono due fili che sono uguali. C'è di tutto qui dentro, guarda, addirittura residui di fioriture, foglie larghe, foglie sottili, foglie che ancora non sono del tutto seccate, foglie invece già quasi praticamente decomposte, no? Vedi i colori, eccetera. Poi, cioè, il profumo è un bouquet. Esatto, il profumo del fieno è un bouquet veramente, mentre invece quello della paglia, profumo di paglia, appunto. E quindi dà un'idea della differenza di ricchezza per le piante che sono appunto erbacee. Quanta ne serve di questa pacciamatura per far funzionare tutto?
Sì, allora proprio all'inizio, quando si comincia a coltivare, sui 20, massimo 30 centimetri, e si può coltivare subito. In qualunque terreno tu metti la pacciamatura e metti direttamente le piante, anche se la terra è dura, te la cavi in qualche modo a fare le buchette per il seme o per la piantina che viene dal semenzaio e fai subito la piantagione, fai l'orto direttamente. Di fronte a un orto del genere la prima cosa che viene da fare istintivamente è andare a cercare la terra, andare a capire effettivamente le condizioni del suolo. Allora bisogna scavare un bel po' in mezzo al fieno fino a raggiungere il suolo. Quindi vado a controllare se effettivamente l'umidità viene trattenuta sotto la pacciamatura. Vado ad aprire, pacciamatura compatta, arrivo al suolo. Allora c'è ancora la pacciamatura più deteriorata e qua sotto è tutto umido. La faccio vedere, è tutto umido, qui le piante hanno tutta l'acqua che serve per crescere. Il suolo è umido. Umido, e questa parola ci ricorda subito anche l'humus, perché sotto quella protezione si mantiene un'umidità che non arriva dal cielo, non è frutto delle nostre irrigazioni, non è frutto della pioggia, ma è frutto della vita che si trova là sotto. La terra sente il riparo dal sole, va bene, e sente anche il trattenimento dell'umidità che altrimenti trasudando evaporerebbe dal terreno, quindi è già pronta. Poi quando la pianta è in opera, ha ricevuto l'acqua la prima volta, sotto c'è humus, quindi l'humus non è acqua che scorre come quella dell'irrigazione, ma è un'acqua che rimane nel terreno, è un'acqua igroscopica che è prodotta dal terreno, perché rimane lì un essere vivente, è fatto di acqua, al 99%, muore, rilascia l'acqua, ne nasce un altro che riprende l'acqua, quindi è sempre disponibile. È sempre, okay. Quindi il fatto che non ci sia irrigazione non è un miracolo, è normale. Succede così fuori dal recinto. C'è la vita che trattiene l'acqua. Esatto. Il terreno è esattamente la stessa percentuale di acqua che abbiamo noi. Non devi dare l'acqua, gli fai un danno. Se nel momento in cui tu sei costretto a dargli l'acqua vuol dire che c'è qualcosa che non va. Ma quanto fieno serve per questa pacciamatura? Ne serve molto di più di quanto non possiate pensare. Io sono un fan di una coltivatrice quasi sconosciuta che si chiama Ruth Stout, che è vissuta tra la seconda metà dell'Ottocento fino agli anni '80. La mia pratica è semplicemente quella di mantenere tutto l'anno sul suolo, sia nell'orto che nel giardino, uno spesso strato di pacciamatura, costituita da qualsiasi tipologia di materiale vegetale capace di degradarsi. Il fieno è un prodotto molto variabile, quindi qualsiasi consiglio relativo alle quantità deve essere inteso come indicativo. Potrei indicare 25 balle da 20 kg, cioè mezza tonnellata di fieno sfuso, come minima quantità per un'area di 230 metri quadrati. Ciò dovrebbe fornire una buona copertura di partenza, ma sarebbe auspicabile approntarne altrettanta come riserva per i reintegri successivi, approvvigionandosi sin dall'estate di una tonnellata di fieno sfuso. Questa quantificazione vale per un terreno non lavorato. L'orticoltore esperto potrà economizzare gestendo al meglio quantità minori di pacciamatura, ma è meglio che i principianti dispongano di una grande quantità di fieno. Questa risposta è assai migliore di quella che ho sempre dato io alle persone, ovvero te ne servirà sempre almeno il doppio di quanto pensi. È importante poi mantenere però questa pacciamatura allo spessore giusto, perché spesso si parte con degli spessori troppo alti. Se parti già giusta sui 20-25 centimetri, poi bisogna starci un po' dietro, cioè ogni tanto andare a controllare, perché c'è un effetto di appiattimento dovuto all'umidità della mattina, dovuto alla forza di gravità, alla pioggia durante l'inverno, alla neve, poi anche al passaggio stesso, di quando vai a controllare, a vedere, eccetera. E quindi dopo un po' diventano 5-6 centimetri, i 20 centimetri iniziali. L'ideale è mantenere una ventina di centimetri, quindi non so, quando mi chiedono quanto ce ne vuole di fieno per fare l'orto, dico più di quello che immagini, e allo stesso tempo dice ma dove vado? Dove vai? Guardati intorno, cioè, se c'è una cosa che non manca al mondo quella è l'erba sicuramente. E quando ti arriva
non so, un bel cumulo di fieno, no? Magari una pressa, magari una rotoballa o anche una camionata che te la scarica o tu che te la vai a prendere con la carriola, hai lì una montagna di roba che si è un pochino compressa, insomma, no? E quindi abbiamo ritrovato il termine smarimettere. E allora con la forca a 4 denti vado a smarimettere con Giancarlo. Questo cumulo, questa montagna, questa sorta di collina di fieno, viene tutta dalla metà di questo campo, che sono circa 1500 metri più o meno. Quindi, cioè, per fare un orto grande come il mio, che insomma dà da mangiare a 3 persone abbondantemente per tutto l'anno, sono circa 400 metri quadrati di orto, intensissimo come coltivazione, come vedi, cioè alla fine bastano 750 metri. La smarimettatura, ora ti voglio vedere all'opera, consiste in questo. Allora, lavoro sempre tenendo la mano in fondo, mi raccomando, e poi, guarda, fai finta che sia un termometro, ok? Mettilo sotto l'ascella, così, perfetto, lo prendi dove cade la mano, e l'altra mano la metti in fondo e non la togli mai da qui, proprio un chiodo che ti tiene la mano qui. Ok, questa è la posizione ergonomicamente alla quale un po' ci si deve abituare, perché siamo abituati male a lavorare tenendo il forcone così con la schiena piegata. Invece una mano in fondo e l'altra dove cade appoggiandola all'ascella. Ok? E la smarimettatura, eccola qua. Cioè, raccogli il materiale che ti serve fino a formare, eccola qua, vedi? Questa specie di bolo, va bene? Anche un po' di più, anche un po' di più. Comunque vedo che l'impostazione è molto buona. Ecco, poi gli dai un colpettino sopra in modo che non si riapra. Ecco, col piede, perfetto. Un colpettino sopra così. E poi rasente al suolo, la inforchi. Ecco, e questa è una mattonella. Quindi poi quando saremo nell'orto tu la appoggi, la metti così. Ecco, e tu la metti accanto. Esatto. Dopo aver fatto la pacciamatura, nasce erba da semi che nascono già sotto la pacciamatura e allora sono più facili da gestire, cioè tu stai valorizzando l'erba pur non avendola in contrasto con la crescita delle piante, delle insalate, delle cipolle, insomma di quello che coltivi, capito? Quindi è importante che non ci siano interstizi vuoti fra una e l'altra. Qui siamo sull'erba, appoggia pure. Io la metto accanto, vedi leggermente sovrapposta, così, e poi gli do un colpettino sopra. Quando vedi, ad esempio qui sotto c'è una rotoballa che è già stata molto smarimessa, però ti dà un fieno che è ancora piuttosto compatto. Allora magari con le mani fai questo lavoro che appunto è la sprimacciatura, vedi, è come si faceva una volta con i materassi o con i cuscini. Già mi diverto, quindi questa cosa adesso la devo ripetere il prima possibile. Io uso sempre la pacciamatura, quindi mi è sembrato subito un metodo ragionevole, ma la quantità di Giancarlo è veramente diversa, cioè la pacciamatura, l'attività di rimettere sempre materia organica sopra la copertura del suolo è l'attività più importante nel fare questo orto. Va mantenuto questo strato che poi non deve essere troppo alto, insomma, ma 20 cm ci devono essere sempre, fondamentale per tutelare la vita del sottosuolo. Ma vedi, l'idea è che il terreno abbia bisogno di acqua che viene dall'esterno. E invece in realtà io empiricamente ho provato che non è esattamente così. Cioè, se tu hai fatto caso, non c'è l'impianto di irrigazione in questo grande orto e non piove da una vita qui. Veramente è tanto che non piove e ha tirato anche tanto vento caldo. Quindi la terra dovrebbe essere in teoria asciutta. Se tu infili un dito sotto la pacciamatura senti che la terra è umida. È importante la terra che trattiene a sé e che riproduce in sé l'acqua che già c'è. Quindi la pacciamatura non si pone il problema di far passare l'acqua dall'alto verso il basso, quanto di non fare traspirare l'acqua che sta sottoterra, perché l'acqua sottoterra non è acqua che scorre. La terra è già di per sé umida perché trattiene nelle sue parti vive, quindi strutturali, ok, cioè è chiaro che la terra assume una struttura, ma la struttura della terra è dovuta agli esseri viventi che si costruiscono una casa.
un vermiciattolo qualsiasi, un collembolo, una larva, sono fatti sostanzialmente di acqua, quasi al 95-99%, addirittura i lombrichi sono fatti di acqua. Quindi quando questi esseri muoiono, tutto questo liquido fisiologico viene messo a disposizione e poi ne rinascono altri che prendono il testimone di questa umidità. Quindi humus, vabbè, è vero che dà origine alla parola homo, cioè l'umidità è ciò che la terra riesce a mantenere di vivo. Quindi la sua struttura si forma perché c'è vita. Noi siamo figli delle piante, quindi le piante devono affondare le radici e le micorrize che mettono in comunicazione l'universo, non il mondo, va bene, con appunto queste radichette devono entrare nell'humus, non devono entrare in un substrato inerte. L'altra operazione da compiere in quest'orto sono i trapianti. È un'operazione da fare con delicatezza, con gentilezza, ma abbiamo tutto il tempo perché non abbiamo dovuto faticare per lavorare la terra. Quindi si apre la pacciamatura con delicatezza, si crea un nido e si crea poi con una paletta, un piccolo attrezzo, una buchetta appena sufficiente a contenere il pan di terra della piantina che andiamo a mettere. Non serve altra lavorazione, poi gentilmente si richiude la pacciamatura. Ti faccio vedere l'apertura del nido, arrivo alla terra. Poi basta, vedi, i sassi non li tolgo mai, perché sono una fonte di umidità e fanno da nicchia ecologica per tanti animaletti. Allora, vedi, la terra si rompe con grande facilità. È sempre in tempera la terra? È sempre in tempera, vedi? Quando vieni su così basta fare così, guarda. Fai così, okay. Vedi? E si sbriciola proprio perfettamente. I sassolini li lascio qui, ecco. Rompo le zollettine, così, ecco, qui è pronto. Poi non tolgo la terra, la lascio lì dov'è. Poi vedi, un'operazione molto delicata è questa, perché se io acchiappo e tiro si rompono le radichette e addio all'attecchimento. Allora rovescio, vedi, schiaccio leggermente, poi la rimetto subito a posto, così è pronto per il prossimo il giro di giostra. Poi sposto leggermente la terra, metto la piantina e poi gliela lascio cadere sopra. Così, semplicissimo. La coltivazione alimentare è sicuramente un modo semplice con il quale approcciarci all'orto, ma osservando le mani di Giancarlo si vede che anche in queste poche operazioni c'è molta sapienza. Poi metto le dita come se fossero una specie di segno di quadri, vedi? Così. Proprio intorno al colletto e gli do una pressione piuttosto forte perché deve essere proprio a contatto il fondo, così. E poi sopra ci rimetto un po' della sua terra in questo modo. Poi l'umidità è soprattutto nella parte più bassa della pacciamatura, quindi raccolgo le foglie in modo che non si sciupino, vedi, così con delicatezza, gli rimetto sotto la pacciamatura umida. Poi gli do dai 3 ai 5 secondi di acqua, faccio come i marinai che dicono 1001, 1200, 1300 con l'annaffiatoio. Io cerco di non bagnare mai le foglie perché non gli fa bene bagnare le foglie. 3 secondi, 1, 1200, 1300. Ma quali attrezzi servono per questo metodo? Pochissimi. Sicuramente serve la forca per movimentare il fieno, l'attrezzo diciamo principale e più importante. Poi ci servono degli attrezzi piccoli per appunto i trapianti, una paletta e anche per le semine. Può bastare anche un bastoncino, insomma, lavorato in un certo modo. Quando devi scavare una buchetta è comoda questa che è un po' l'equivalente della nostra mano, è un rinforzo del lavoro di escavazione che faresti con la mano, mentre invece quando devi solo mettere un seme, che io metto quasi in superficie, cioè deve sentire il suono delle campane come si dice, allora appena entro proprio 1 centimetro nella terra, 2 al massimo, e poi lascio cadere il seme dentro e con le dita faccio così e ci rimetto sopra poca pacciamatura. Quindi praticamente questo attrezzo è il nostro dito
e dove non arriva il nostro dito arriva questo attrezzo qui. E poi ci sono anche degli oggetti che ci possono aiutare a lavorare più comodamente. Giancarlo ha elaborato un banchettino sul quale si appoggia e in più sono utili delle ginocchiere. No alla fatica. Non devo fare niente, devo metterla e spingere. Giancarlo, grazie, ho imparato tantissimo, adesso vado a mettere in pratica e mi hai, diciamo, un po' sconvolta. Ci sono 2 libri importantissimi per imparare e approfondire gli argomenti che abbiamo affrontato oggi, che sono L'orto senza fatica, che è la traduzione che hai fatto Di Ruth Stout. e poi c'è invece il tuo libro che si chiama La civiltà dell'orto, la coltivazione elementare. Ok. Se volete altri video con Giancarlo Cappello, scrivete resistenza qua sotto, così se vediamo tanti commenti ci vediamo presto, ok? E iscrivetevi al canale, quello insomma, se non l'avete fatto è il momento per farlo. Ti ringrazio infinitamente per questa opportunità di parlare dell'orto e ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito fino ad ora. Grazie. Grazie. A presto, al prossimo, ciao!